I pronomi personali complemento sono quei pronomi che in una frase non svolgono la funzione di soggetto, ma svolgono invece la funzione di complemento oggetto, la funzione di complemento di termine, la funzione di complemento indiretto. Esempi con funzione di complemento oggetto: ti aspetto a cena, lo amo. Di complemento di termine: le telefono subito, ti darò la chiave. Di complemento indiretto: sono andata da lui, pranzerò con loro. I pronomi personali complemento hanno due forme distinte, una forte o tonica, una debole o atona. Le forme forti sono prima persona singolare, me, seconda persona singolare, te, terza persona singolare maschile, lui, esso, terza persona singolare femminile, lei, essa, prima persona plurale, noi, seconda persona plurale, voi, terza persona plurale maschile, loro, essi, terza persona plurale femminile, loro, esse. Le forme deboli invece sono prima persona singolare, mi, seconda persona singolare, ti, terza persona singolare maschile, lo, gli, ne, terza persona singolare femminile, la, le, ne, prima persona plurale, ci, seconda persona plurale, vi, terza persona plurale maschile, li, loro, ne, terza persona plurale femminile, le, loro, ne. Le forme toniche o forti hanno un accento proprio e di solito seguono il verbo. Esempi: l'ho comprata per te, vado a sciare con loro, non fidarti di lei. Le forme atone o deboli, dette anche particelle pronominali, non hanno invece un accento proprio e per questo, per essere pronunciate, devono appoggiarsi sempre al verbo che le accompagna. Quando si appoggiano al verbo che le segue si chiamano proclitiche. Quando si appoggiano al verbo che le precede si chiamano enclitiche. Esempi di forma proclitica: mi compri un gelato? Le leggi il messaggio? Esempi di forma enclitica: comprami un gelato, leggile il messaggio. Le forme forti si usano quando svolgono la funzione di un qualsiasi complemento indiretto preceduto da una preposizione, come di, a, da, in, con, su. Esempi: questo profumo l'ho comprato per te, devi parlarne con me. Se si vuole dare particolare rilievo al pronome, soprattutto quando è usato nella funzione di complemento oggetto o di termine. Se infatti dico ho visto lui in piazza, preciso che in piazza ho visto lui, non qualcun altro. E se dico il premio l'hanno assegnato a me, preciso che il premio l'hanno assegnato proprio a me e a nessun altro. Le forme forti si usano inoltre nelle esclamazioni. Esempi: povera me, beato lui. Le forme deboli invece si usano per esprimere il complemento oggetto, chiamato anche complemento diretto, e il complemento di termine non preceduto da preposizione. Esempi di forme deboli in funzione di complemento oggetto: ti ho chiamato, lo vedo tutti i giorni. Esempi in funzione di complemento di termine:
Le offriamo un cappuccino? Mi dai sempre ottimi consigli. Vediamo ora quali sono le particolarità delle forme forti. Le forme forti di terza persona singolare plurale, lui, lei, loro, si usano esclusivamente in riferimento a persona e solo se questa persona è diversa dal soggetto della frase. Esempi: stasera cenerò con lui. Luca, da quando ha conosciuto Elisa, pensa solo a lei. Esso, essa, essi, esse, invece si usano per animali e cose. Non si possono però usare in funzione di complemento oggetto. Esempi: adottò dei cani e da essi ebbe tanto affetto. Prese un coltello e con esso tagliò il pane. I pronomi personali di prima e seconda persona plurale, noi e voi, hanno forma uguale sia in funzione di soggetto sia in funzione di complemento. Esempio con noi in funzione di soggetto. Noi abbiamo disegnato un albero. Ora esempio con funzione di complemento indiretto. Venite con noi? Adesso invece vediamo quali sono le particolarità d'uso delle forme deboli. Le forme deboli di prima e seconda persona singolare plurale, mi, ti, ci, vi, si usano sia come complemento oggetto sia come complemento di termine. Esempi con funzione di complemento oggetto: ti stimo molto, non vi vedo più. Esempi con funzione di complemento di termine: vi regalerò un computer, mi piaci molto. Alla terza persona singolare plurale, invece, hanno forme diverse per esprimere il complemento oggetto e il complemento di termine. Per il complemento oggetto, infatti, si usa lo e la al singolare e li e le al plurale. Esempi: lo guardò mentre andava via, li vide correre lontano. Mentre per il complemento di termine si usa gli e le al singolare e loro al plurale. Esempi: gli parlò con sincerità, le offrì una limonata. Le forme deboli di prima e seconda persona plurale, ci e vi, oltre che essere usate in funzione di complemento oggetto e di complemento di termine, possono essere usate anche come complementi indiretti, con il significato di con esso, con essa, con essi, con esse, su di esso, su di essa, su di essi, su di esse. Esempi: ho una bicicletta e ci vado spesso a giro. Dateci i vostri pareri, ci contiamo molto. La forma di terza persona singolare plurale, ne, può invece sostituire soltanto i complementi indiretti, con il significato di lui, di lei, di loro, da lui, da lei, da loro. Un paio di esempi. Mario dipinge, ne ammiro lo stile. L'ho invitato, ma ne ho ricevuto un rifiuto. Nota: la forma di terza persona plurale maschile e femminile loro, usata come complemento di termine, non precede il verbo, ma lo segue. Nell'italiano colloquiale, spesso al suo posto viene usata la forma gli. In quello formale è però preferibile usare loro. Esempi: Maria vuole uscire con i suoi amici, dirà loro di aspettarla. Ho incontrato Leo e Laura, ho chiesto loro di andare al mare. Coppie di pronomi atoni.
Le forme deboli dei pronomi personali complemento mi, ti, gli, ci, vi possono unirsi ai pronomi lo, la, li, le, ne, assumendo le seguenti forme: melo, mela, meli, mele, mene, telo, tela, teli, tele, tene, glielo, gliela, glieli, gliele, gliene, cielo, cela, cieli, cele, cene, velo, vela, veli, vele, vene. Esempi: me lo confermò subito, te lo porterò più tardi, glieli mando per posta, ce le concesse a fatica, ve ne darò una decina. Il primo pronome della coppia svolge la funzione di complemento di termine, il secondo di complemento oggetto di specificazione, quando è presente il pronome ne. Quando il verbo è all'infinito, imperativo o gerundio, la coppia di pronomi si posiziona dopo il verbo, oppure con esso forma una parola sola. Nei tempi composti si unisce all'ausiliare. Esempi: non protestare, dammelo. Vai a comprartelo da sola, mi sembra di averglielo già detto. I pronomi le e la, usati rispettivamente come complemento di termine e complemento oggetto, possono essere usati anche come forme di cortesia riferite a uomini e donne. Esempi: gentile signor o signora preside, le esprimo la mia vicinanza. Gentile signore o signora, la invitiamo a recarsi all'appuntamento.